Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare un check. Voglio darvi le mie riflessioni riguardo a tantissime mail che sto leggendo vostre sui test toast, quando ci sono i famosi test toast delle manifestazioni, e riguardo la legge dello specchio, riguardo a dei punti su cui voglio mettere l'attenzione, ok? Credo che sarà un video breve, anche no, non lo so. Ok, va bene. Allora, ragazze mie, ragazzi, cos'è il test toast della manifestazione? Allora, voi quando volete cambiare una realtà e volete che accada la cosa diversa, quindi è il passaggio dimensionale da una realtà a un'altra, cosiddetto salto quantico, va bene? Ok. Come avviene questo salto quantico? Questa realtà non mi piace così, l'accetto, si può partire solo dall'accettazione, cioè dal fatto che tu vedi dove ti trovi. Dove mi trovo adesso? In questa realtà. Bene, l'accetto. Questo è il frutto dei miei pensieri fino a questo momento, dei miei credo fino a questo momento, delle mie forme pensiero, degli elementali, forme pensiero, dei miei credo facciamo per adesso, ok? Dei miei credo in questo momento. Questa è la realtà. I miei credo che cosa hanno creato? Una realtà che non mi piace. Però l'accetto, la vedo dove sono adesso, vedo questa realtà, bene, l'accetto perché si parte dall'accettazione. Nel momento in cui tu affermi la realtà che vuoi, l'universo ti ascolta. Chiedi e ti sarà dato. Ok. Questione ego. Che cos'è l'ego? L'ego è programmato per la sopravvivenza sulla Terra. L'ego ti impedisce di buttarti da un burrone. L'ego ti impedisce di mettere la mano sul fuoco e bruciarti. L'ego è programmato per la sopravvivenza. Ti percepisce il pericolo e salva la vita. Quindi l'ego è programmato per farti rimanere dove stai. Ok. Nel momento in cui tu dove stai non ti piace più, vuoi cambiare, allora dovrai abituarti a una nuova realtà. Come ti abitui? Prima di tutto cosa succede? Che arriva la distruzione del vecchio. E in questa distruzione del vecchio la tua anima ti sta forgiando per il nuovo. La distruzione del vecchio significa che la tua realtà crolla, la torre dei tarocchi, perché tu vuoi fare il salto quantico. Bene. Cosa c'è alla base di questo salto quantico? Il coraggio di determinare, di affermare e di fare azioni come se la tua realtà di successo è già manifesta. E quindi è un gioco. Succede tutto l'opposto di quello che vuoi manifestare? Quello è il test che va a forgiare la tua fede, meglio riconosciuto come l'esame. Allora, tu vuoi cambiare la tua realtà? L'universo ti mette davanti, dopo un po', l'esame. L'esame tu ci vai se hai studiato. Quindi, essendo l'esame il test toast, quello che ti fa vedere tutto l'opposto, essendo l'esame, è all'esame che tu devi far valere il coraggio, che significa, vi dico questa cosa che mi ha cambiato la vita a un clic clic. Arriva l'esame, cioè tutto l'opposto di quello che voglio manifestare, allora io ho un'esultazione. Wow! Questa realtà è tutta l'opposto, è il vecchio film. Allora significa che ce l'ho fatta. Perché? Che cosa significa quando arriva l'esame? Che sei stato ascoltato dall'universo. È chiaro? Allora l'universo ti mette davanti tutto l'opposto, che è il vecchio film poi, no? La vecchia realtà di insuccesso. Allora per forgiare quanto tu sei pronto,
affronti l'esame con coraggio e dici che figata, col sorriso, col sorrisetto lo dici, ok? Questo significa che l'universo mi ha ascoltato e questo è il test, è la prova. Vi faccio un esempio, che è un esempio di una persona a me molto vicina, con cui abbiamo fatto un grande percorso insieme, di una grandissima manifestazione. Questa persona, questa donna, voleva rimanifestare la relazione con un uomo dopo 10 anni. Bene, vede quest'uomo a un evento pubblico con la sua fidanzata ufficiale. Sorridenti, allegri. Lei era lì come una regina, la mia amica. Era lì come una regina. Vede questa scena, ovviamente dentro c'è un fuoco. E in quel fuoco lei, il suo coraggio ha affermato, cazzarola, scusatemi, però ho detto cazzarola. L'universo mi ha ascoltato. Significa che funziona. Io sono la regina indiscussa della mia realtà. Questo è il test. Affermo che lui mi ama e fa di tutto per starmi accanto. Bene? Che succede? Che quella coppia, dopo una settimana, litiga e si separano. Dopo 2 mesi, la mia amica sta insieme alla sua persona specifica. Con un coraggio e una fermezza interna che ogni volta che il pensiero negativo arrivava, no, io voglio questa realtà. La mia realtà è che lui mi ama, cioè lui sta con me. Nonostante la vita ti fa vedere il vecchio film, ti mette l'altra persona davanti con la persona ufficiale. Questo per dirvi cosa? Qualsiasi cosa volete potete manifestarla. Il test toast è la prova del vecchio film. Ora vi ho fatto un esempio di quello che potete manifestare, cioè tutto. Al di là di ogni moralismo, conformismo, è giusto, non è giusto rimanifestare una persona. Voi tutto potete manifestare. Il giudizio lo date voi a voi stesse, non c'è nessuno fuori che giudica. Se volete manifestare una persona, quello è. Se non reputate giusto una cosa, va benissimo anche il fatto che non reputate giusto e volete manifestare altro. Qua non si giudica niente e nessuno. Vi spiego come funzionano le cose. E l'esame, ogni volta che arriva il test, significa che l'universo ti ha ascoltato. E siccome l'ego, fatto per la sopravvivenza, che ti vuole mantenere lì dove stai, è fatto per proteggerti l'ego, ok? Non ti fa buttare dal burrone, non ti fa mettere la mano sul fuoco, non ti fa utilizzare la forbice per tagliarti il dito coscientemente, mi spiego? Ok. L'ego si deve abituare che quella nuova realtà è la realtà in cui sta bene anche lui, cioè stai bene tu, che poi è la stessa cosa. Allora, e come lo fa? Con le tue convinzioni, affrontando l'esame, perché lì è la prova del 9. Nell'esame tu devi affermare il contrario esatto e gioire perché sta funzionando, proprio perché è arrivato l'esame. Significa che l'universo ti ha ascoltato. Quindi bisogna avere il coraggio nella tempesta di affermare che la realtà che vuoi è sicura e buona e l'ego si abituerà. Nell'avere il coraggio di dire che figata, se sono arrivata all'esame vuol dire che ce l'ho fatta. Cioè cambiate proprio il paradigma. Arriva il test tost, l'esame significa che ce l'hai fatta, che sei pronta. Significa che l'universo ti ha ascoltato. È chiaro? Poi ci possono essere tanti test toast, perché hanno a che fare con le tue vecchie credenze, vieni testata. Ci sono tanti esami per conseguire una laurea, mi spiego?
e a seconda sempre dell'individualità della persona, delle sue credenze limitanti. Cioè, quanto ci credi a questa cosa? Ma ci credi veramente? Ecco l'esame. L'esame è tutto l'opposto di quello che vuoi manifestare. Allora, cambiate il paradigma. Arriva l'esame, la cosa brutta, significa che ce l'hai fatta. Ok? Arriva l'esame, la cosa brutta, cazzarola, ce l'ho fatta. Va bene? E questo è il punto chiave, ragazze. Ora, l'ego ti farà sempre cercare le prove che tutto sta andando a quel paese. Per non dire altro, l'ego, quindi ripeto, ti farà sempre cercare le prove che tutto sta andando a farsi benedire. Sempre, sempre, sempre. E quindi quando arriva tutto l'opposto della realtà che vuoi manifestare, significa che ce l'hai fatta, perché è l'esame. Quando arrivi all'esame, se tu dici no, non è possibile, bene, ritorni indietro a ristudiare tutto, ti si ripresenterà un'altra volta. Sapete quante volte la mia amica ha visto la sua persona specifica con la persona ufficiale? Tutte le volte in cui poi è tornata indietro. Tutte le volte in cui no, non è possibile. Bene, ritorni indietro. Ma quando si è messa per mesi a lavorare su se stessa con fermezza, ce l'ha fatta. Ricordatevi una cosa: il successo è l'esito di diversi fallimenti. Mi vengono in mente degli esempi tipo quando ci fanno vedere i grandi stilisti, Versace, piuttosto che tanti altri stilisti, che ce l'hanno fatta, e poi tanti altri creativi, stilisti emergenti si dimenano per tanto tempo, non ce la farò mai, con grande talento, e abbandonano il campo. Perché? Non fanno vedere magari il mazzo che si è fatto Versace nell'avere la stessa gavetta, però non si è arreso, ci ha sempre creduto ed è diventato Versace. Questo per fare un esempio, Ragazze mie e ragazzi, il punto è molto semplice, ma mi rendo conto che non è facile. È talmente semplice perché è un gioco. Perché qua stiamo scardinando, credo, di secoli e secoli di indottrinamento educastrante. Quindi il punto è molto semplice. Non arrendersi, con la consapevolezza che sei tu che stai creando tutto, o consciamente o inconsciamente. L'altro fuori non esiste, l'altro fuori non esiste, non c'è nessuno là fuori. E quando vi viene, per esempio, vi dico quello che facevo io, non è quello che faccio adesso. Quando vi viene da dire a qualcuno che stronzo, scusatemi il termine, ma adesso è imperativo dirlo, che stronzo, ok? Ma chi? A chi stai dicendo quella parola? A chi? Tu lo devi dire al tuo ego. Io così facevo. Quando ho capito il giochino, il meccanismo, che stronzo, scusatemi, ripeto il termine, lo dico al mio ego. E adesso sai come gli dico? No, bello mio, no. Sai che adesso non hai più potere su di me. Adesso sei al mio servizio. Quindi, quando voi inveite contro fuori, cioè contro qualcuno, state dando potere a qualcosa che non esiste, delegando il vostro potere fuori. E anche tutte quelle etichette che vengono messe, è un traditore seriale, narcisista patologico, ma state dando potere a una cosa inesistente. Non esiste nessuno fuori. Quando voi vedete traditori patologici, ne avete paura, o narcisisti patologici, ne avete paura, sono cose vostre.
sono cose vostre e ve lo sottoscrivo con il sudore e il sangue che ho messo per arrivare a capire tutto questo e per avere la mia realtà di successo. Se c'è qualcosa che non va, lo devo solo a me. Se c'è qualcosa che va, lo devo solo a me. Tutte queste etichette vanno trascese. Vanno trascese. In ogni uomo esiste tutto quello che esiste in miliardi di uomini. Una sola persona contiene in sé tutte le sfumature possibili che un essere umano può essere. Come vi ho fatto esempio anche sulla chiave assoluta prima e seconda parte. Perché una persona sta simpatica a uno e la stessa sta antipatica all'altro? È diversa la persona? No, è diverso il tuo credo interno, le tue credenze interne. Rispetto a quella persona, rispetto alla vita, rispetto alle etichette che hai all'interno. Che ci sono uomini di un certo tipo fatti così e ci sono donne di un certo tipo e quelle donne sono fatte così, quegli uomini sono fatti... Etichette, l'etichetta limita. Trascendete queste benedette etichette, per favore. Vi faccio un mio esempio. Tanto tempo fa stavo con un ragazzo, tanti anni fa, stavo con un ragazzo. Secondo le mie credenze limitanti imposte dal sistema, non quelle a cui sono arrivata, che erano le mie vere credenze della mia essenza. Era sfuggente questa persona, andava sempre via, gli piacevano sport estremi, andava all'estero, cioè insomma, e non stava mai con me, tranne 2 volte così al mese, 3 volte al mese. Bene. Ma questo non vuole una relazione seria. Quali erano le mie credenze su una relazione seria? Visto che ero indottrinata dal sistema. Che doveva rispondere la persona ai miei capricci, che doveva stare sempre con me, che doveva essere abbastanza geloso, come lo era mio nonno con mia nonna, che poi gli ha dato i più grandi mali a mia nonna. Come vi ho raccontato, quando mia nonna voleva fare l'attrice e mio nonno l'ha castrata in questo. Ok. Quindi i miei modelli erano distorti e castranti. Quindi avendo questa persona che andava e veniva, quindi non era una relazione seria. Ma il mio concetto di serietà era distorto da una morale e da quello che io avevo ricevuto in famiglia. Quando poi sono arrivata a capire cos'è la serietà è l'autenticità. La serietà è l'autenticità. Questa persona mi stava mostrando la strada verso la mia autenticità per abbattere un concetto distorto. Come vi ho spiegato anche in una canalizzazione, se non sbaglio, della vostra anima, la canalizzazione della vostra anima, il mio archetipo di Artemide che dovevo sviluppare era quello proprio di una autenticità, di una donna libera, indipendente, per andare poi verso una donna che inizia a contemplare anche l'esistenza dell'altro al proprio fianco. Quindi questo ragazzo mi stava iniziando alla mia vera me, cioè che io avevo bisogno di essere libera prima di accettare l'altro dentro di me. E come lo stava facendo? Manifestando la sua libertà, che secondo la morale distorta di relazione seria che avevo io dentro, non andava bene e quindi soffrivo per una morale che non era mia, però di cui dovevo fare esperienza. Ma andiamo avanti. Quindi cosa succedeva? Ma questa sua modalità non gli permetterà mai di avere una relazione seria, non gli permetterà mai di stare vicino a me. Ok, questo a un certo punto mi lascia. Va bene? Mi lascia dopo qualche giorno prima mi parlava di progetti insieme, di vita insieme. E a me mi sembrava impossibile. Se questo sta sempre fuori e mi parla di progetti insieme. No, ma lui non è fatto per queste cose, per la famiglia. No. Beh, io stavo creando una realtà di insuccesso. Qualche giorno dopo mi lascia, in modo inverosimile, senza spiegazioni.
chi è che ha creato quella cosa? E lui lo stronzo ero io. Io l'ho creata, io l'ho creata. Perché io non ero pronta. Sapete perché vi dico questo? Perché 2 anni dopo ha fatto una famiglia con un'altra persona, ha fatto una figlia con un'altra persona e io sono rimasta scioccata. Ma non era quello che non si voleva impegnare, che stava sempre fuori? Ma chi? Eri tu, Francesca, che non ti volevi non eri pronta e hai creato delle forme pensiero che portassero lui a leggerti il copione dell'abbandono. Perché? Perché io a mia volta avevo la ferita dell'abbandono. Ma adesso basta con tutte ste cose. Basta! Ferita dell'abbandono, ferita del tradimento, ma non esiste fuori nessuno. La responsabilità è tua. Tua. Non c'è altro Dio all'infuori di te, come non c'è nessun altro io fuori. Quindi, anche quando vi viene da pensare qualcosa su qualcuno, che può essere un amico, un collega, un conoscente, no? Ma secondo me quello penserà. Ma chi penserà? Chi penserà? Io sto pensando che quello pensa. Ma se quello mi proietta quello che penso io all'interno? L'altro mi proietta quello che io penso di lui e quello che io penso di me. Quindi, questo per dire cosa? Per fare proprio un check, un turbo su queste questioni. E non c'è altra legge che tenga, è questa la legge dello specchio, è questa la manifestazione. Tutto il resto sta sui miei podcast, ma adesso volevo mettere proprio l'accento su questo. E toglietevi dalla testa le etichette, toglietevi le etichette. Siccome leggo tantissimi, anche tanti video, no? Tradimenti, narcisismo, toglietevi queste etichette. Quelle cose sono vostre interne. Avete proiettato, io ho proiettato narcisisti. Ovviamente non tutti, ma quelli che mi hanno dato la sostanza su cui lavorare erano quelle persone che avevano un ego spropositato. E che cosa mi hanno portato a capire? Che io mi dovevo imparare ad amarmi. Io ho proiettato il copione che mi serviva di una persona che aveva estremamente amore per se stessa, un ego spropositato, perché io imparassi ad amarmi, perché io imparassi a capire chi ero. Imparassi ad amarmi. Quindi, che cosa ci sta dicendo la legge dello specchio in questo caso? Che cosa mi stava portando quella persona? Che andava, veniva, io soffrivo. Che cosa mi stava portando? Quello che va, viene, ti abbandona, ritorna per vedere se sei ancora lì, se ne va. Ma chi è che sta facendo tutto questo gioco? È il mio ego, per vedere io che vado verso una parte di me che amo, poi l'abbandono di nuovo, poi di nuovo ritorno, ma non l'amo abbastanza quella parte di me e quello fuori me la fa vedere. L'etichettato narcisista me la fa vedere, quella parte di me. Ma il narcisista fuori non esiste, non esiste. Poi è molto facile capire la verità dove sta, eh? Basta capire come stai. Basta capire come stai. Come stai delegando all'esterno il potere a qualcuno di essere il tuo carnefice? Come stai? Male, una cacca. Quando capisci che l'altro sei tu, inizi a sentire un fuoco di gloriosa beatitudine all'interno, anche se stai nella cacca. Quindi è molto facile capire dove sta la verità. Lui è così, lei è così. No, no, potere, date potere all'esterno, al nulla, al nulla. Quindi, dove sta la verità? Dove stai, dove ti senti bene? Stai bene delegando all'esterno il potere o riprendendotelo? Ecco, non servono molti discorsi per capire dove sta la verità. Dove stai bene sta la verità. Il narcisismo, per esempio. Allora,
arriva una persona che tu stai proiettando quel copione lì per farti prendere amore di te stessa, amore di te stesso, amore di te. E allora, quando ti assumi la responsabilità che stai proiettando fuori dei copioni tuoi, e allora tutto cambia. Ti alzi le maniche, allora, mo ti faccio vedere io, gli dice all'ego. E ogni volta che ti viene da arrabbiarti con qualcuno, sei tu che ti stai arrabbiando con l'ego. Quindi anche il sputare fuori ha un'altra fase, va bene all'inizio, perché quell'inizio ti serve poi ad arrivare al fatto che sputare fuori non serve a niente. Sputa dentro più che altro, al tuo ego. Dire quello che si è, si pensa, eccetera, questa è la prima fase, come facevo io all'inizio, che non conoscevo queste leggi in modo completo come adesso, no? E quindi, essendo anche stata castrata nella mia individualità, iniziare a dire quello che pensavo, essere quello che ero davanti a tutti, dirlo, dire quello che sentivo senza ostruzioni, era la fase iniziale senza la quale non si può arrivare a comprendere che tutta la realtà poi è all'interno. E quindi buttare fuori, fare l'esperienza, il buttare fuori, vomitare proprio all'altro tutto quello che senti è fondamentale per arrivare poi al fatto che poi vai a vomitare solo addosso all'ego. Mi spiego? Cioè sono dei passaggi. Bisogna andare alle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori, all'università, al dottorato. Non si può passare dalle scuole elementari a fare il dottorato, mi spiego? Ma questo è il percorso. Quindi, se la realtà è uno specchio, va bene? Se la realtà è uno specchio, se l'altra persona ti fa vedere è il tuo specchio, quando tu stai allo specchio e hai il rossetto rosso addosso e ti guardi allo specchio col rossetto rosso, ma il rossetto rosso non ti piace, che fai? Rompi lo specchio? Lo cambi tu il rossetto, no? È molto semplice. Non inveisci contro lo specchio dicendo cambiati il rossetto, cambiati il rossetto. No, devi cambiarlo tu il rossetto. È chiaro? Non puoi inveire contro uno specchio. Sei tu che crei lo specchio, la realtà fuori. Devi agire tu a cambiarti il rossetto. Oh. E quindi era questo su cui volevo puntare l'attenzione oggi. C'erano altre cose che volevo dirvi. Parlare anche delle forme pensiero che create, ma questo farò un video a parte, ripeto, le forme pensiero sono le vostre credenze, no? Quindi quando siete nella fase del test toast, no? Che vi sentite bruciare dentro, bruciare, che gli spacchereste la faccia a qualcuno, va bene? Io lo so che cosa vivete, perché se non l'avessi vissuto io, come faccio a passarvi queste informazioni? Ok. Allora tu senti il fuoco dentro, e se capisci quello che ti sto dicendo, che quello è il tuo ego che ti sta facendo vedere quella cosa, perché la realtà è un'illusione, la cambi in qualsiasi momento, allora tu prendi un caspita di cuscino, lo materializzi come l'ego e lo spacchi in due quel cuscino. E tu dici, sono io il padrone della mia realtà. Voi dovete far uscire tutte le emozioni negative, dovete piangere, dovete mandarle fuori e poi è un processo, ragazze mie, va bene? Tutto un excursus, come vi insegno sempre nei podcast, l'arte del vivere, risvegliare la coscienza, le emozioni trattenute vanno espulse fuori. Man mano che fai questo percorso, con la consapevolezza che la realtà fuori non esiste, poi inizi veramente a stare in presenza quando arrivano i test toast, con fierezza, e diventa un gioco. E non vi sto dicendo che non sentite il fuoco bruciare, che vi viene voglia di spaccare tutto. Perché secondo voi io non ho spaccato tutto? Ragazzi, io ho fatto certe scene, veramente. Ragazzi, veramente.
Poi ve le racconterò col tempo, ma veramente io prima di arrivare a questa consapevolezza, la rabbia che avevo, io ho sempre avuto una forte rabbia contro il mondo, proprio quando ero piccola, proprio arrabbiata, no? Pure adolescente, non ti dico che rabbia, e la mandavo fuori. Prima la mandavo dentro perché ero comunque educastrata e quindi avevo tutti i problemi, le sintomatologie, tiroide, vari problemi perché proprio implodevo all'interno, no? Perché ero educastrata ad essere la brava bambina, educata, composta, seria. Praticamente una chiavica. Quindi quando ho iniziato a venire fuori, ma io ho fatto delle cose allucinanti. Non ho bruciato case, però diciamo, cioè devi fare i passaggi, spacchi sedie, spacchi porte, spacchi macchine, insomma, fai di tutto prima di arrivare a questa consapevolezza, no? Cioè la consapevolezza che ho adesso nell'affrontare la realtà, nel sentire il fuoco interiore mio e non la rabbia, perché la rabbia, l'ottava alta della rabbia è l'impeto guerriero, è il mio divino maschile interno. Che prima lo buttavo fuori con la rabbia, facendo cose un po'... Vabbè, insomma, cose che vediamo anche nei film. Vabbè, sono molto passionale, diciamo. Ecco, molto infuocata. E quindi adesso la faccio all'interno, che non è più lotta, non è più lotta, l'ho sottomesso il mio ego, anche se spunta continuamente. Poi più grande è la consapevolezza spirituale, più grande è l'ego, c'è tutto in proporzione. Quindi adesso quella rabbia si trasforma in impeto guerriero dall'interno e io combatto all'interno con l'ego, cioè comunque è solo lui che esiste, cioè ci sono solo io, non esiste nessuna realtà fuori. Ma non potevo arrivarci se non facevo tutto quell'escursus prima, mi spiego, no? Quindi alcuni passaggi quali sono? Anziché sbattere i piedi per terra, dire no, non lo voglio, ok? Ok, diventi assertiva. Tu sai esattamente cosa vuoi, qual è il tuo bene e cosa non vuoi. E diventi assertiva. Allora la rabbia che hai buttato fuori prima non la butti più e veglia dentro di te il fuoco interiore che mantiene il tuo essere assertiva sulle tue posizioni. Inflessibile sulle tue posizioni, inflessibile sul tuo massimo bene. Quindi non sei più arrabbiata fuori, ma diventi assertiva. Quindi, ragazze e ragazzi, la realtà fuori non esiste proprio. Fatevi i vostri credo, quali sono quelli negativi, come tanto ci sono scritte ci sono tutte le cose sui miei podcast. Per oggi volevo proprio lanciarvi questa bomba. Lancio un piccolo Kalashnikov, così. E questo ragazze e ragazzi per oggi, dai, vi pubblico questo perché ce l'avevo dentro, sai quando c'è quella cosa dentro, quella cosa che non sai spiegare e la vuoi condividere con le ragazze tue e i ragazzi tuoi. Ecco, quindi è un piccolo corollario rispetto a tutto quello che vi invito sempre a studiare. Detto questo, siete meravigliose e meravigliosi e siete i padroni indiscussi della vostra realtà. Io concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!